Ciao a tutti e benvenuti a Italian Pod, il podcast che ti accompagna nel tuo percorso di apprendimento della lingua italiana con naturalezza, calore e motivazione. Siamo Alessia e Giovanni e siamo davvero felici di averti con noi in questo nuovo episodio. Ogni volta che premi play, fai un passo avanti verso la tua padronanza dell'italiano e noi siamo qui per camminare al tuo fianco. Oggi parliamo di qualcosa che ci riguarda tutti ogni singolo giorno, il cibo. Ma non solo del cibo in sé. Oggi esploriamo le preferenze alimentari, le abitudini a tavola e come esprimere quello che piace o non piace mangiare in italiano. Esatto. Che tu segua una dieta particolare, che tu sia vegetariano, intollerante o semplicemente un amante della pasta, come me, questa lezione è perfetta per te. Imparerai a parlare delle tue scelte alimentari in modo chiaro, naturale e autentico. E la cosa bella è che questo argomento non è solo utile per viaggiare o ordinare al ristorante, è anche un ottimo modo per conoscere meglio le persone. Quando chiedi a qualcuno cosa mangia, spesso scopri molto di più che semplici gusti. Scopri abitudini, valori, storie. Proprio così. Il cibo è cultura, è emozione, è identità. E oggi lo useremo come ponte per imparare l'italiano in modo vivo, reale, umano. Questa lezione è pensata per tutti i livelli. Se sei principiante, non preoccuparti, parleremo lentamente all'inizio. Ti spiegheremo il vocabolario e ti guideremo passo dopo passo. Se invece sei più avanzato, troverai frasi utili, espressioni naturali e spunti per migliorare la tua fluidità. Quindi preparati a sentire 2 brevi dialoghi tra amici, a scoprire nuove parole, a ripetere ad alta voce e a fare pratica attiva. Perché qui non si tratta solo di ascoltare, si tratta di parlare, di esprimerti, di diventare sempre più sicuro con l'italiano. E ricorda, ogni errore è un progresso, ogni tentativo conta. Non devi essere perfetto, devi solo continuare ad andare avanti. Allora, sei pronto? Mettiti comodo, magari con una tazza di caffè o un bicchiere d'acqua, e iniziamo insieme questo viaggio nel mondo del cibo e delle preferenze alimentari. Pronti? Via! Prima di ascoltare i dialoghi, diamo un'occhiata al vocabolario chiave che ti servirà per capire bene quello che sentiremo. Prendi nota se vuoi, oppure ascolta con attenzione e ripeti dopo di noi. Cominciamo con le parole e le espressioni più utili per parlare di cibo e preferenze alimentari. Le pronunceremo lentamente, una alla volta. Poi le useremo nei dialoghi. La prima parola è preferire. Preferire significa scegliere qualcosa perché ti piace di più. Per esempio, preferisco il tè al caffè. Vuol dire che il tè ti piace di più. Seconda parola, vegetariano. Vegetariano, una persona che non mangia carne ma può mangiare uova, formaggio, latte. Attenzione alla pronuncia. Vegetariano. Maschile. La femminile è vegetariana. Terza espressione, sono intollerante a. Significa che il tuo corpo non digerisce bene un certo alimento. Per esempio, sono intollerante al lattosio. Oppure sono intollerante al glutine. Ricorda, si usa il verbo essere e la preposizione a. Quarta parola, allergia. Allergia è più grave dell'intolleranza. Può causare problemi di salute seri. Per esempio, ho un'allergia alle arachidi. Attenzione, si dice ho un'allergia oppure sono allergico a. Quinta espressione, non mangio. Semplice e diretta. Non mangio carne, non mangio pesce, non mangio dolci. È un modo naturale per esprimere le tue scelte alimentari. Sesta parola, dieta. Attenzione, in italiano dieta non vuol dire solo perdere peso, può significare semplicemente regime alimentare. Per esempio, seguo una dieta mediterranea. Oppure, per motivi di salute, devo fare una dieta senza sale. Settima espressione, è meglio se. Si usa per dare un consiglio gentile.
Per esempio, è meglio se eviti il formaggio se sei intollerante al lattosio. Oppure, è meglio se bevi acqua invece di bibite gassate. Ottava parola, gustare non è solo mangiare, è un verbo più elegante che significa assaporare, godersi il cibo. Per esempio, voglio gustare un buon piatto di pasta. Oppure, abbiamo gustato una cena deliziosa. Nona espressione, non mi piace affatto, usata per dire che qualcosa ti piace molto poco, anzi, per niente. Per esempio, non mi piace affatto il pesce crudo. La parola affatto dà enfasi alla negazione. Ultima espressione, che cosa ti piace mangiare? Una domanda semplice ma potentissima per iniziare una conversazione sul cibo. Rispondi con sincerità. Mi piace mangiare verdure fresche, oppure adoro la cucina piccante. Ora che conosci queste parole ed espressioni, sei pronto per ascoltare il primo dialogo. Riascolteremo tutto più tardi, ma per ora concentrati sul significato e sul tono. I dialoghi sono tra persone reali in situazioni quotidiane. Ascolta con calma. Non preoccuparti se non capisci tutto subito. L'importante è abituarti al suono della lingua. Pronti? Ecco il primo dialogo. Lorenzo e Aurora si incontrano al bar dopo il lavoro. Parlano di cosa hanno mangiato a pranzo e delle loro abitudini alimentari. Ascolta con attenzione. Lorenzo e Aurora. Dialogo 1. Ascolta con calma, segui il ritmo lento e cerca di cogliere le parole che abbiamo appena visto. Ciao Aurora, come stai? Sei andata a pranzo poco fa? Sì, ho mangiato una bella insalata con pomodori, mozzarella e rucola. Ah, sembra leggero e sano. E io invece ho preso un panino con la mortadella. Niente male, ma sai, ultimamente preferisco mangiare cose più semplici, Davvero? E perché? perché non mi sento bene se mangio troppo pesante e poi sono un po' intollerante al glutine. Ah, capisco. Quindi eviti il pane. Non del tutto, ma scelgo pane senza glutine o a volte mangio solo verdure o frutta. La pasta non la mangi più. A volte sì, ma uso pasta senza glutine. È meglio se non esagero. Giusto, hai ragione. Anche a me certe cose non mi piacciono affatto. Per esempio, le acciughe. Le odio. Davvero? A me invece piacciono tantissimo, ma ognuno ha le sue preferenze. Esatto. Anzi, che cosa ti piace mangiare in generale? Mi piace gustare verdure fresche, legumi e ogni tanto un po' di pesce. Ottimo! Anche per me il pesce è una buona scelta. E tu hai qualche dieta particolare? No, non seguo una dieta, ma cerco di mangiare equilibrato. Ora ascoltiamo il secondo dialogo. Stesso ritmo lento. Stessa attenzione alle pause. Francesco e Sofia si incontrano in cucina durante una festa tra amici. Parlano di ciò che mangiano e delle loro scelte alimentari. Ciao Sofia, stai mangiando qualcosa? Sì, un po' di verdure grigliate e hummus. Ah, buona scelta. Ma non prendi il formaggio? C'è una bella selezione. No, grazie, sono vegetariana e non mangio neanche uova. Ah, quindi sei vegana? Sì, esatto, da 2 anni. Complimenti, è una scelta forte, ma non ti manca niente? No, anzi, mi sento meglio e poi ci sono tante alternative oggi. Hai ragione, per esempio queste polpette sono di soia, non di carne. Sì, le ho provate, sono buonissime. A me piace la carne, ma ogni tanto provo qualcosa di diverso. È meglio se ogni tanto si prova qualcosa di nuovo, no? Sì, hai ragione. E poi non ho allergie né intolleranze, quindi posso mangiare di tutto. Fortunato. Io invece ho un'allergia alle arachidi, quindi devo leggere sempre gli ingredienti. Giusto, attenzione. Ma in generale, che cosa ti piace mangiare? Mi piace molto la cucina italiana. Pasta, pizza, ma anche verdure e frutta. Ottimo, anche a me piace la pasta, ma ovviamente senza uova. Abbiamo ascoltato 2 dialoghi reali, con pause chiare e pronuncia lenta. Ora, nella prossima parte, analizzeremo insieme le frasi più importanti,
quelle che puoi usare subito nella tua vita quotidiana. Preparati a imparare non solo cosa si dice, ma come si dice, in modo naturale, autentico, come farebbe un madrelingua. Resta con noi. La parte più utile deve ancora arrivare. Ora che hai ascoltato i 2 dialoghi a velocità lenta, è il momento di scoprire le frasi chiave che puoi usare subito nel tuo italiano quotidiano. Questa è la sezione Language Takeaway, dove estraiamo le espressioni più utili, le analizziamo e ti mostriamo come usarle in contesti reali. Partiamo dal dialogo 1 tra Lorenzo e Aurora. Prima frase importante. Preferisco mangiare cose più semplici. Attenzione al verbo preferire, è regolare, prima coniugazione. Io preferisco, tu preferisci, lui, lei preferisce. Questa frase è perfetta per esprimere una scelta personale. Preferisco bere acqua. Preferisco camminare invece che andare in macchina. Puoi anche dire preferisco non mangiare troppo tardi. È naturale, chiaro, efficace. Seconda frase. Sono un po' intollerante al glutine. Struttura importante. Sono più intollerante a più alimento. Puoi cambiarlo con altri alimenti. Sono intollerante al lattosio. Sono intollerante alle uova. Ricorda, si usa la preposizione a, non di. Non si dice intollerante di, ma intollerante a. Terza frase. È meglio se non esagero. Questa espressione è molto comune in italiano. Si usa per dare consigli o per parlare di moderazione. Per esempio, è meglio se bevi più acqua. È meglio se dormi un po' di più. Nota che dopo se si usa il verbo all'indicativo presente, non il congiuntivo, in questo caso colloquiale. Quarta frase. Non mi piace affatto. La parola affatto rafforza la negazione. Senza affatto dici solo non mi piace. Con affatto dici non mi piace per niente. Esempio. Non mi piacciono affatto le melanzane. Oppure, questo caffè non mi piace affatto. Attenzione, si usa solo con la negazione. Mai dire mi piace affatto. Sarebbe sbagliato. Ultima frase del primo dialogo. Che cosa ti piace mangiare in generale? Una domanda semplice ma potentissima per iniziare una conversazione. Risposta tipica. Mi piace mangiare verdure fresche e legumi. Oppure, mi piace mangiare pesce 2 volte a settimana. Puoi anche dire, in generale mangio molta frutta. È naturale e scorrevole. Passiamo ora al dialogo 2, tra Francesco e Sofia. Prima frase chiave. Sono vegetariana e non mangio neanche uova. Attenzione, non mangio è diretto, chiaro. Puoi usarlo per qualsiasi cibo. Non mangio carne. Non mangio pesce. Non mangio dolci. E per dire neanche, è l'avverbio neanche o nemmeno. Sono intercambiabili. Non mangio nemmeno il formaggio. Seconda frase. Sono vegana da 2 anni. Struttura importante. Essere qualcosa da più tempo. Indica da quanto tempo fai una scelta. Esempi? Sono vegetariano da 3 anni. Sono intollerante al lattosio da quando sono nato. Nota, si usa il verbo essere, non avere. Non si dice ho vegana da 2 anni. Sarebbe sbagliato. Terza frase. Mi sento meglio. Un'espressione molto comune. Sentirsi è un verbo riflessivo. Io mi sento, tu ti senti, lui si sente. Usa questa frase per parlare di benessere fisico o emotivo. Mi sento bene, mi sento stanco, mi sento felice. Sofia dice mi sento meglio, cioè sta meglio da quando è vegana. Quarta frase. Devo leggere sempre gli ingredienti. Utile se hai allergie o intolleranze. Devo esprime necessità. Altri esempi. Devo evitare il formaggio. Devo controllare quello che mangio. Ingredienti è plurale.
singolare, ingrediente, ma si usa quasi sempre al plurale in questo contesto. Ultima frase del secondo dialogo. Ho un'allergia alle arachidi. Struttura chiave: avere un'allergia a più alimento. Puoi dire ho un'allergia al pesce, ho un'allergia ai frutti di mare. Oppure sono allergico alle arachidi. Entrambe le forme sono corrette. Ora sai come esprimerti con sicurezza quando parli di cibo, diete, preferenze e intolleranze. Ma non fermarti qui. Nella prossima sezione ti insegneremo come parlare in modo ancora più naturale, come un vero madrelingua. Frasi idiomatiche, intonazione, piccoli trucchi per suonare più fluente. Resta con noi. Benvenuti alla sezione Fluency Builder, il tuo trampolino di lancio verso un italiano più naturale, scorrevole e autentico. In questa parte non imparerai solo cosa dire, ma come dirlo, come farebbe un italiano nativo in una conversazione reale. Piccoli dettagli, espressioni comuni, intonazione. Sono questi i segreti della vera fluidità. Cominciamo con una cosa semplice ma fondamentale, le elisioni. In italiano spesso si accorciano le parole quando la frase lo permette. Per esempio, Non ne mangio, invece di non ne mangio di questo. Oppure voglio un po', invece di voglio un po' di. e ancora, è meglio se lo evito. Notate che lo si attacca al verbo. Non si dice se io lo evito, ma se lo evito. È più rapido, più naturale. Un altro punto importante, l'intonazione nelle domande. Quando chiedi che cosa ti piace mangiare, l'intonazione sale alla fine, soprattutto se sei curioso. Ma se fai una domanda con non o con una risposta scontata, l'intonazione può restare piatta o addirittura scendere. Per esempio, non mangi carne? Suona come un'osservazione, più che una domanda vera. Ecco perché senti spesso frasi come sei vegetariana? Con tono alto, ma non mangi niente? Con tono più basso, quasi sorpreso. Ora, ecco alcune espressioni colloquiali che puoi usare subito per suonare più naturale. Per esempio, invece di dire non mi piace affatto, un italiano spesso dice non lo sopporto. Non sopporto il caffè amaro, non sopporto quando il cibo è troppo salato. È più forte, più vivace. Oppure ci tengo a mangiare sano. Vuol dire è importante per me. Non è solo preferisco, è una questione di valore. Altra espressione utile. Dipende. Quando non vuoi dare una risposta secca, puoi dire dipende dal giorno, oppure dipende da come mi sento. È una risposta molto usata e ti aiuta a sembrare più flessibile, meno rigido. Per esempio, mangi sempre insalata? Dipende. A volte sì, a volte preferisco qualcosa di più sostanzioso. Ecco un trucco per sembrare più fluente. Le frasi incomplete. Sì, hai capito bene. I madrelingua spesso non finiscono le frasi, soprattutto in contesti informali. Per esempio, oggi ho mangiato verdure, sai, per stare leggero. Non serve dire per stare leggero a fine giornata, basta per stare leggero. Oppure evito il glutine, è meglio per me. Non serve spiegare tutto, il contesto basta. Un'altra abitudine italiana, aggiungere commenti brevi mentre l'altro parla. Per esempio, ah sì? Davvero? Capisco. Giusto. Brava. Questi piccoli suoni o parole mostrano che stai ascoltando, che sei coinvolto. Non sono riempitivi, sono segnali di attenzione. Provali. Mentre qualcuno parla, annuisci e dici oppure certo, oppure figurati. Ti faranno sembrare subito più naturale. Infine, un'ultima raccomandazione: non aver paura di ripetere con enfasi. Per esempio, io non mangio carne. Punto. Oppure, il glutine? No grazie. Questo tipo di frase corta, diretta, con una pausa drammatica è molto usata in italiano. Dà personalità al tuo modo di parlare. E ricorda, in italiano la chiarezza batte la perfezione.
Meglio una frase semplice detta con sicurezza che una frase perfetta detta con esitazione. Ora che hai questi strumenti, sei pronto per riascoltare i dialoghi a velocità naturale. Presta attenzione alle pause, alle intonazioni, alle elisioni. Cerca di riconoscere le frasi che abbiamo visto e quando le senti sorridi, perché vuol dire che stai capendo l'italiano non solo con la mente, ma con l'orecchio. Pronti? Ecco i 2 dialoghi, questa volta come si parlano nella vita reale. Ciao Aurora, come stai? Sei andata a pranzo poco fa? Sì, ho mangiato una bella insalata con pomodori, mozzarella e rucola. Ah, sembra leggero e sano. Io invece ho preso un panino con la mortadella. Niente male, ma sai, ultimamente preferisco mangiare cose più semplici. Davvero? E perché? Perché non mi sento bene se mangio troppo pesante. E poi sono un po' intollerante al glutine. Ah, capisco. Quindi eviti il pane? Non del tutto, ma scelgo pane senza glutine. O a volte mangio solo verdure o frutta. E la pasta? Non la mangi più? A volte sì, ma uso pasta senza glutine. È meglio se non esagero. Giusto, hai ragione. Anche a me certe cose non mi piacciono affatto. Per esempio le acciughe, le odio. Davvero? A me invece piacciono tantissimo, ma ognuno ha le sue preferenze. Esatto. Anzi, che cosa ti piace mangiare in generale? Mi piace gustare verdure fresche, legumi e ogni tanto un po' di pesce. Ottimo. Anche per me il pesce è una buona scelta. E tu? Hai qualche dieta particolare? No, non seguo una dieta, ma cerco di mangiare equilibrato. Ora ascoltiamo il dialogo 2 tra Francesco e Sofia, sempre a velocità naturale. Ciao Sofia, stai mangiando qualcosa? Sì, un po' di verdure grigliate e hummus. Ah, buona scelta. Ma non prendi il formaggio? C'è una bella selezione. No, grazie. Sono vegetariana e non mangio neanche uova. Ah, quindi sei vegana. Sì, esatto. Da 2 anni. Complimenti. È una scelta forte. Ma non ti manca niente? No, anzi, mi sento meglio. E poi ci sono tante alternative oggi. Hai ragione. Per esempio, queste polpette sono di soia, non di carne. Sì, le ho provate. Sono buonissime. A me piace la carne, ma ogni tanto provo qualcosa di diverso. È meglio se ogni tanto si prova qualcosa di nuovo, no? Sì, hai ragione. E poi non ho allergie né intolleranze, quindi posso mangiare di tutto. Fortunato. Io invece ho un'allergia alle arachidi, quindi devo leggere sempre gli ingredienti. Giusto, attenzione. Ma in generale, che cosa ti piace mangiare? Mi piace molto la cucina italiana. Pasta, pizza, ma anche verdure e frutta. Ottimo! Anche a me piace la pasta, ma ovviamente senza uova. Hai riconosciuto le frasi chiave? Hai sentito come le persone parlano davvero? Con pause naturali, intonazione viva, parole accorciate. Se hai capito anche solo metà della conversazione, stai facendo progressi enormi. Se hai capito di più, complimenti, sei sulla strada giusta. E ora non fermarti qui, perché c'è un passo ancora più potente, il shadowing. Nella prossima sezione ti guideremo attraverso un esercizio che ti aiuterà a parlare come un madrelingua, non imitando, ma vivendo la lingua. Preparati a parlare ad alta voce, a sentire la tua voce in italiano, a fare tuo il ritmo, il suono, l'anima di questa bellissima lingua. Non manca molto, sei quasi arrivato alla fine di questo episodio, ma il tuo viaggio è appena cominciato. Benvenuti alla sezione Shadowing Practice, uno dei metodi più efficaci per migliorare la pronuncia, il ritmo e la fluidità in italiano. Lo shadowing, o seguire con la voce, consiste nel ripetere immediatamente dopo un parlante, come se tu fossi la sua ombra. Non dopo 10 secondi, non dopo aver capito tutto, subito, in tempo reale. Questo esercizio allena il tuo cervello a pensare in italiano, a reagire velocemente, a muovere la bocca con i suoni giusti. Non è solo ripetere, è assorbire il suono vivo della lingua. Ora faremo così. Io e Alessia ripeteremo brevi frasi dai dialoghi, una alla volta, a velocità naturale. Dopo ogni battuta ci sarà una breve pausa. Tu, ascoltatore, scegli un personaggio, Lorenzo, Aurora, Francesco o Sofia.
Poi, durante la pausa, ripeti ad alta voce la battuta di quel personaggio, imitando il tono, la pronuncia, il ritmo. Non aver paura di sbagliare. Non devi essere perfetto, devi solo osare parlare. La tua voce in italiano è importante. Pronti? Scegli il tuo personaggio. Preparati a parlare. Cominciamo. Ciao Aurora, come stai? Sei andata a pranzo poco fa? Sì, ho mangiato una bella insalata con pomodori, mozzarella e rucola. Ah, sembra leggero e sano. E io invece ho preso un panino con la mortadella. Niente male. Ma sai, ultimamente preferisco mangiare cose più semplici. Davvero? E perché? Perché non mi sento bene se mangio troppo pesante e poi sono un po' intollerante al glutine. Ah, capisco. Quindi eviti il pane. Non del tutto, ma scelgo pane senza glutine. O a volte mangio solo verdure o frutta. E la pasta? Non la mangi più? A volte sì, ma uso pasta senza glutine. È meglio se non esagero. Giusto, hai ragione. Anche a me certe cose non mi piacciono affatto. Per esempio le acciughe. Le odio. Davvero? A me invece piacciono tantissimo, ma ognuno ha le sue preferenze. Esatto. Anzi, che cosa ti piace mangiare in generale? Mi piace gustare verdure fresche, legumi e ogni tanto un po' di pesce. Ottimo. Anche per me il pesce è una buona scelta. E tu? Hai qualche dieta particolare? No, non seguo una dieta, ma cerco di mangiare equilibrato. Dialogo 2. Ciao Sofia, stai mangiando qualcosa? Sì, un po' di verdure grigliate e hummus. Ah, buona scelta. Ma non prendi il formaggio? C'è una bella selezione. No, grazie. Sono vegetariana e non mangio neanche uova. Ah, quindi sei vegana? Sì, esatto. Da 2 anni. Complimenti. È una scelta forte. Ma non ti manca niente? No, anzi, mi sento meglio. E poi ci sono tante alternative oggi. Hai ragione. Per esempio, queste polpette sono di soia, non di carne. Sì, le ho provate. Sono buonissime. A me piace la carne, ma ogni tanto provo qualcosa di diverso. È meglio se ogni tanto si prova qualcosa di nuovo, no? Sì, hai ragione. E poi non ho allergie né intolleranze, quindi posso mangiare di tutto. Fortunato. Io, invece, ho una allergia alle arachidi, quindi devo leggere sempre gli ingredienti. Giusto. Attenzione. Ma in generale, che cosa ti piace mangiare? Mi piace molto la cucina italiana. Pasta, pizza, ma anche verdure e frutta. Ottimo. Anche a me piace la pasta, ma ovviamente senza uova. Complimenti. Hai appena fatto un esercizio che ti avvicina sempre di più alla parlata naturale. Ripetilo ogni giorno se puoi, anche solo per 5 minuti. Vedrai che in poche settimane la tua pronuncia migliorerà, la tua sicurezza crescerà e l'italiano diventerà sempre più tuo. Prima di salutarti, vogliamo dirti una cosa importante. Tu, che ascolti questo podcast, che ripeti ad alta voce, che provi a capire, che fai errori e continui lo stesso, sei già un ottimo studente di italiano. Non devi essere perfetto, non devi parlare come un attore o un giornalista, devi solo essere te stesso in italiano, con la tua voce, il tuo accento, la tua storia.
Ogni volta che dici una frase, ogni volta che capisci un dialogo, ogni volta che scegli di ascoltare invece di spegnere, stai vincendo, perché stai resistendo alla paura, alla frustrazione, alla tentazione di mollare. E noi siamo qui per ricordartelo. Non sei solo. Ogni settimana migliaia di persone come te ascoltano Italian Pod. Imparano, crescono, sognano. Se ti è piaciuto questo episodio, se ti ha aiutato, se ti ha fatto sentire un passo più vicino all'italiano, fai un gesto semplice ma potente. Condividilo con un amico che sta imparando l'italiano, con qualcuno che sogna l'Italia, con te stesso, salvandolo, riascoltandolo, praticandolo. Lascia una recensione, scrivi una stella, dici cosa ne pensi. Per noi ogni parola conta, ma soprattutto aiuta altri studenti a trovarci. E se vuoi più contenuti, più dialoghi, più esercizi pratici, seguici dove vuoi, su Spotify, Apple Podcast, YouTube o dove ascolti i tuoi podcast. Nuovi episodi ogni settimana, con lo stesso calore, La stessa passione. la stessa voglia di accompagnarti nel tuo viaggio. E ricorda, non si tratta di arrivare per primi, si tratta di non smettere di camminare. Anche un piccolo passo oggi ti porterà lontano domani. Grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie per aver parlato, ascoltato, provato. Alla prossima, con un nuovo argomento, nuove frasi, nuove storie. Fino ad allora, continua a parlare italiano. Anche solo con te stesso. Anche solo una frase al giorno. Basta che sia tua. Ciao da Giovanni. E da Alessia. Entrambi. A presto su Svizzera. Italian Pod.